Saluti da Heavy Metal Eleven. Oggi ospitiamo con piacere un supergruppo italiano che, pur senza elettrizzare, si dimostra godibile col suo heavy metal tra classico e moderno. All'interno del mondo metal, quello dei supergruppi è un mondo variegato. Volendo classificarli, si possono ritrovare due concezioni opposte. La prima è quella di chi si forma senza un vero scopo musicale, solo con l'obiettivo di monetizzare sul nome famoso dei propri membri. D'altra parte, ci sono invece le super band che nascono per vera ispirazione e pubblicano album davvero validi. Ma tra questi due estremi, inoltre, c'è tutta una serie di sfumature intermedie, almeno per quanto riguarda la qualità. I Ruxt, di sicuro, appartengono proprio a questa zona grigia. Sinceramente, non sappiamo quale sia stato il motivo all'origine di questo supergruppo nostrano nel lontano 2016 e neppure ci interessa troppo. Quel che conta è che, fin dagli inizi, il gruppo ha cominciato a scavarsi una sua piccola nicchia nella scena italiana, attraverso una serie anche piuttosto densa, almeno rispetto alla media, di uscite. Una serie che lo scorso 29 maggio ha visto il suo quinto episodio, Hell's Gate. Pubblicato da Diamond Sprott, vede i Ruxt suonare qualcosa di aggiornato rispetto al passato. È un heavy metal lento, ma potente, che oscilla tra coordinate classiche e sonorità moderne, con in più alcuni tocchi southern, hard rock e persino doom a tratti. Un suono abbastanza sui generis, ma che nelle mani dei Ruxt funziona in maniera più che discreta. Merito non solo di particolari di contorno curati, come una produzione e una registrazione molto professionali, ma anche dell'unione tra mestiere, esperienza e ispirazione che il supergruppo mette in campo. Da queste premesse esce fuori un disco che potremmo definire tranquillo. Anche visto il ritmo che non sale mai troppo, Hell's Gate scorre con molta piacevolezza per buona parte della sua durata. Questa caratteristica è però una medaglia a due facce. Quella negativa è che nel suo fluire poco riesce a lasciare il segno. Ce la fa giusto un terzetto di canzoni al centro del disco, formata da I've Been Losing You, lenta, sentita con un bel pathos, seguita poi da Free, con un incedere più veloce della media, un tocco sensuale e una bella potenza, e quindi The Boys Don't Cry. Nonostante il titolo non è una cover dei The Cure, ma un pezzo con un gran bel groove, aiutato anche dai riff di Stefano Galleano, più doom della media del disco. Per il resto però, Hell's Gate non ha grossi scossoni. A eccezione di Heartless, che cerca il sentimento senza trovarlo, e della conclusiva Viking, con un attacco di progressive che a me è sembrato un po' fuori luogo, tutto il resto è ben fatto e godibile. Ma i Ruxt non riescono ad andare oltre, colpa anche di una lunghezza eccessiva. I 70 minuti del disco potevano essere tagliati, concentrando il meglio ed evitando così l'inevitabile perdita di attenzione che una durata simile causa durante l'ascolto. Insomma, se cerchi un capolavoro o il disco che ti sorprenda, forse Hell's Gate non fa il caso tuo. Se però non ti fai problemi anche con un album heavy metal solido e onesto, realizzato con la giusta dovizia, allora i Ruxt sono i tuoi uomini. Forse non saranno mai tra i grandi nomi del genere, ma sanno come confezionare buona musica. In un mondo in cui tanti non sono neppure in grado di fare questo, il supergruppo nostrano ha almeno una marcia in più. Voto di Heavy Metal Eleven 77 su 100. La nostra settimana è finita. Ti è piaciuta la videorecensione? Puoi metterle like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non perderti nemmeno uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.